Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo alla concessionaria Miglior Auto, Renault di San Stino di Livenza e Dacia e oggi voglio presentarvi una bella novità di Renault. Sarà un'anteprima, così giusto per vedere dal vivo come è fatta questa nuova Renault ed eccola qua signori, Renault Rafale. Un'auto bella, andate a vederla perché dal vivo è veramente qualcosa di diverso. È un'auto che a me piace tantissimo, questo frontale, ma soprattutto il posteriore è veramente bello, bello, bello. Allora, partiamo proprio dal frontale, che secondo me è uno tra i più belli, guardatelo. Guardate tutte queste losanghe incastrate dentro lì, che in base all'angolazione si vede quel blu, si vede quel... Boh, a me piace tantissimo. Non sembra neanche un coupé, una SUV, non so neanche io cosa dirvi. Poi ci sono questi bellissimi fari LED Matrix, quindi sono dei fari adattativi, sono dei fari che ci aiutano per la sicurezza su strada, perché avere dei fari così che ti illuminano quello che ti serve è veramente importante. Guardate il frontale, che bei disegni che ha. In questo caso qui abbiamo la versione top di gamma con tanti optional, abbiamo una versione, vedete qui le frecce a LED, vi faccio vedere anche le telecamere a 360 gradi incassate dentro nei specchietti retrovisori e guardate l'allestimento Alpine, Esprit Alpine, il top di gamma di tutte le Renault adesso. Sono dei colori particolari, anche i cerchi sono appunto dedicati a questa versione e i pneumatici sono 245/45 raggio 20. Poi ditemi voi se vi piacciono questi cerchi, a me tantissimo, ma soprattutto guardate il posteriore. Niente, sembra un'altra era, un'auto riuscitissima secondo me dal punto di vista dell'estetica. Torno a ripetere, a differenza dell'Arcana, questa ha un'estetica posteriore, laterale, frontale veramente bellissima. Guardate qui la scritta Renault Rafale, anche scritto così in corsivo. Perché Rafale? Si ispira al monoplano degli anni 30 con motore della casa francese e per questo poi andremo a vedere c'è anche un'icona sul tetto che si chiama Solar Bay. Beh, guardatela, vi piace? L'unica cosa a me non piace sinceramente sono sempre quelle plastiche lucide. Le plastiche lucide che troviamo sulla parte sotto a me non è che piacciono tantissimo, ci vorrebbero opache perché si rovinano facilmente. Proviamo a entrare dentro ed eccola qua. Guardate le rifiniture delle porte, tutta plastica morbida. Poi abbiamo questi maniglioni grandi che vanno a fondersi e questi due display da 12 pollici immensi che ormai adesso ci ha già abituato Renault con l'Australe eccetera. Casse Armor Kardon, quindi un impianto audio bellissimo e queste luci qui che vediamo. Le casse Armor Kardon sono sempre un optional, però si sente la differenza che è veramente netta. 4 vetri elettrici e tutto qua. E poi guardate qui è tutto floccato con questa moquette blu, sempre dedicata all'allestimento Esprit Alpine. Poi vedete tutte queste impunture blu anche nelle cuciture varie, la scritta Alpine qui, sedili elettrici, completamente elettrici sia per le posizioni eccetera, e poi guardate che sedile, con la scritta dell'Alpine Esprit, cioè questa è veramente dei dettagli che sono molto particolari. Guardate anche le cuciture, vedete, rosse, bianche e blu, e poi questi sedili avvolgenti, morbidi, belli, sia per un viaggio che anche per correre veramente. Poi guardate qua, addirittura in ardesia, il sopra, beh, rifinita veramente bene. Cioè Renault ha fatto dei passi da gigante, anche nei prezzi, perché poi siamo lievitati nei prezzi, però credetemi che viaggiare adesso con una Renault è veramente interessante. Guardate la vostra postazione di guida, sembra di essere su un aereo. Come avevo già detto io nell'Austral, gli ultimi interni sono veramente interessanti. E poi guardatelo qui, il Solar Bay, il nuovo tetto panoramico che, come abbiamo già visto su Megane, si può chiudere elettricamente o elettronicamente, perché diventa una tendina e il vetro si oscura. Adesso qui è chiuso così, tutto con l'elettronica. Qui andiamo a vedere, abbiamo un porta oggetti che avevamo già visto anche su Austral e diventa anche uno specchietto retrovisore per guardare i passeggeri posteriori.
Tutte plastiche lucide che a me sinceramente non piacciono perché creano riflessi, e poi lo specchietto senza bordi, molto interessante. Qui guardiamo sempre alcuni dettagli dell'impianto Harman Kardon, c'è il subwoofer lì, e poi abbiamo anche le DAP display. 4 control, 4 ruote sterzanti, sia quelle posteriori, e poi adesso saliamo dietro e da qui vi faccio vedere la plancia come è fatta. Guardate adesso c'è la presentazione di quando si entra ed è molto molto interessante secondo me. È bella dentro, merita veramente. Tutte le rifiniture, tutti i dettagli che ci sono, andate a vederla dal vivo perché è veramente un'auto particolare e molto spaziosa. Qui dietro abbiamo 2 bocchette dell'aria, 2 prese USB-C, abbiamo tutto quello che serve ed eccoci qua. Guardate che spazio che c'è, il sedile davanti è impostato sulla mia altezza, che io sono 1,80 m, avremo altri 20 cm tranquillamente di spazio. E qui vedete anche dietro tutte le rifiniture e anche le tasche sono sempre rifinite in quella moquette. Anche qui le cuciture dietro, vedete, della bandiera francese. E poi questo è il cielo. Ed eccolo qui il logo che vi dicevo della Rafale, del monoplano degli anni 30. E poi questo tetto veramente immenso che parte da davanti fino a dietro, che una volta che lo aprite, vedete, non è più opaco, ma diventerà trasparente. Eccoci qua, seduti dietro, si sta molto bene, comodi, molto spaziosa. Poi ci sono le luci qui sopra che vedete a LED, sempre per illuminare dove siamo. Bella però, è una signora macchina questa, rifinita in tutti i particolari. Qui poi abbiamo il bracciolo, come abbiamo già visto su Scenic, vedete, multifunzione. Adesso ve lo faccio vedere nei particolari ed eccoci qua. Guardate. Adesso l'auto è ancora in celofanata perché è appena arrivata, e per quello che vi faccio vedere così velocemente. Bella, veramente un'auto di un'altra categoria. Qui Renault su ammiraglia l'ha voluta curare molto molto bene, con un'estetica particolare e molto carina. Bene, concludiamo col bagagliaio che si apre elettronicamente, come vedete, un bagagliaio enorme, veramente profondissimo, adesso non riesco a misurarvelo, e poi con dei vani sotto. Le batterie non fanno perdere il bagagliaio perché ricordo che comunque questo 1200 ibrido, 200 cavalli, arriverà anche la plug-in ricaricabile da 300 cavalli 4x4 e lì ne vedremo delle belle secondo me. Bene signori, guardate anche le rifiniture del bagagliaio, sono la prima della classe, poco da dire, veramente una bellissima auto, molto bella. Adesso andiamo a chiudere il bagagliaio e guardate che bella, andate a vederla perché merita. Anche dietro, a parte queste plastiche lucide che non mi piacciono per niente, ma fa parte dell'estetica, i fari sono belli, trasparenti così. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale, è gratuito, non costa nulla, e attivate il tasto di notifiche. Grazie a tutti, arrivederci.